Prima di iniziare la ricetta ho notato questa luna dalla mia camera da letto e l'ho voluta condividere con voi. Non so come si vedrà, ma a me appare incantevole. The Moon Seemed Very Bright cantavano i Genesis in Supper's Reedy, una delle più belle canzoni a mio parere che siano mai state scritte. Questa sera con queste dolci melodie e dopo quella dello Stabat Mater di Pergolesi che io adoro, andiamo a capire come fare la più buona torta rustica con i carciofi del mondo. Pensate che fino a 18 anni io i carciofi non li potevo vedere, poi sono diventati uno degli alimenti da me preferiti. Guardiamo il semplicissimo e veloce procedimento. Stiamo all'interno di un mese particolare, January, e quindi c'è Veganuary, non so come si dice, del 2023, che è il mese deciso a livello mondiale nel quale si cerca di diffondere la nostra filosofia etica, che è quella di salvaguardare gli animali, e quindi si propongono ricette quanto più gustose e facili possibili per avvicinare le persone a questo tipo di attenzione nei confronti degli animali e del pianeta. Finito il momento sbattimento. Come potete notare, il maggiordomo si è occupato di pulire i carciofi e metterli in una soluzione acidula che sarebbe acqua e limone. E poi ci ho messo anche una foglia di alloro e una di salvia. E voi direte a cosa servono? A niente, però la gente penserà che siete dei grandi chef. Questi qua sono i resti dei carciofi e noi non li buttiamo, li utilizzeremo per insaporire un brodo che magari ci servirà per una zuppa di fagioli e carciofi, una zuppa di qualsiasi tipo. Noi creiamo un brodo con questi lavati, lo insaporiamo, lo arricchiamo molto di più. Prima operazione da fare è mettere sicuramente una prawn, ma olio in questa padella di ghisa, peperoncino e aglio schiacciato, aglio di Sulmona se ce l'avete, altrimenti quello che volete. Vedete che belli? Fuoco gentile, la foglia di alloro è voluta rimanere e li facciamo ammorbidire. Io li copro anche perché mi piacciono un po' morbidi, non li dobbiamo friggere. E mentre i nostri carciofi cuociono andiamo a tagliare con pazienza giapponese il nostro tofu al naturale, e lo facciamo in cubetti. Perché lo facciamo in cubetti? Perché lo facciamo in pratica marinare con la salsa di soia. Che te lo dico a fare? Ecco qui il cubo di rubriche e ora ci metto un po' di salsa di soia, lo shoyu, altrimenti il statut de carton. Ok, un goccetto d'olio, cottura a vapore di 2 patate medie tagliate a dadini, e cominciamo a accendere il forno a 180 gradi non ventilato perché la ricetta è quasi giunta a rush finale. Un goccio d'olio e adesso lo shoyu, che a me piace tantissimo. Questo me l'ha regalato Tommy e Manuel. La pasta sfoglia, come vedete, l'ho bucherellata tutta.
ho lasciato la carta sua da forno e ci vado ad aggiungere le patate come promesso. Creo un letto e poi ci metto il tofu e i carciofi. Ci ho aggiunto i carciofi ed ora ci vado ad aggiungere il tofu. Ora vi dovreste organizzare con la sarta per tagliare questo eccesso di carta al forno, se no va a fuoco, e questa è l'idea. E poi ci andrò ad aggiungere i pomodori secchi. Ecco qua, è venuto il sarto di Elton John e mi ha rifinito la carta da forno. Adesso me la metto in forno per 40 minuti a 180-200 gradi a seconda di quello che dice il vostro forno. È passata mezz'ora, invidiose, e ci vado ad aggiungere, tocco da maestro, i pomodori. Non lo fate prima perché altrimenti si biscottano, diventano dei pezzi di vetro. Ecco fatto, adesso la rimetto per gli ultimi minuti in forno e poi assaggio. Ed ecco qui il risultato. Vi piace? È meravigliosa, scotta ancora e proviamo l'assaggio. Prenota all'indiano. Non perché l'ho fatta io, ma è veramente una delle migliori ricette che io abbia mai realizzato. E devo dire che è veramente buona, soprattutto anche con i pomodoretti secchi sopra, molto buona. Iscrivetevi al canale, se vi è piaciuta questa ricetta mettete un like, suonate la campanella se volete essere avvertiti delle nuove ricette e che ci sono molto spesso. Vi ringrazio per la visualizzazione, buona serata, ciao!